Finalmente, ultimo GP dell'anno, Valencia. Vi ho fatto aspettare un po' perché voglio aspettare i test, analizzare anche quelli e fare un video unico, e questo me lo dovete dire voi se preferite un post GP più corto che esce il lunedì o un approfondimento maggiore che esce il mercoledì. Fatemelo sapere nei commenti, così ci organizziamo per l'anno prossimo. E attenzione, perché settimana prossima, oltre alla normale programmazione con le gare dell'IDM e della Power Cup, uscirà il Magiche Avventure di Mazzoli del viaggio che ho fatto per andare a Valencia e vabbè ragazzi, vabbè. Visto che nella gara scorsa per motivi di tempo non abbiamo parlato molto, questa sarà l'ultima gara di Miguel Oliveira in MotoGP. A Portimao, come si dice, gli hanno fatto la festa per l'addio della sua carriera nella top class, perché Miguel, non avendo trovato più un contratto in questo paddock, si sposterà in Superbike e sarà il compagno di squadra in BMW ufficiale Rocket di Danilo Petrucci. Miguel è un ottimo pilota e gran parte della sua carriera l'ha passata con KTM, con la quale ha chiuso secondo il mondiale Moto3 nel 2015, Moto2 terzo nel 2017 e ha anche vinto 2 gare in MotoGP. Questo per dire che è un ottimo pilota e non tutti purtroppo hanno le possibilità di vincere determinate cose, perché se pensiamo a quello che succede a Pedro Acosta da 2 anni a questa parte, è uno strafenomeno, e su questo siamo d'accordo tutti, che ancora purtroppo non ha vinto nemmeno una gara. È solo questione di tempo e anche su questo siamo d'accordo tutti, però è una cosa che fa riflettere. Quindi ciao Miguel e ci vediamo nel post Superbike, perché tanto da una parte o dall'altra. E mentre io vagavo per la Spagna cercando di arrivare in autodromo in qualsiasi maniera, il venerdì è passato indenne, ma con delle cose da notare, ovvero la competitività di Pedro qui a Valencia, le Aprilia velocissime e anche gli exploit di Ogura e le Ducati di Morbidelli e Digia. Alex Marquez e Aldeguer tutti nei primi 8. Qui a Valencia sarà la seconda wildcard per Bulega, che ha chiuso le practice 24esimo, ultimo a 1 secondo e 3, ma non vuol dire niente, ed il perché lo vedremo poi più avanti durante il video, mentre rientro di Jorge Martin, che ha dichiarato in tutte le lingue possibili e immaginabili che avrebbe corso solo e semplicemente in ottica 2026 per fare delle ore in sella, per tornare in moto, ma che il rischio sarebbe stato sotto lo 0. Anzi, pur di non rischiare avrebbe anche abortito giri o sarebbe andato lungo, non avrebbe rischiato assolutamente niente, e così è stato, anche perché poi nella gara lunga si ritirerà. Ovviamente è passato dalla Q1, così come Aleix Espargaró, suo amico collaudatore Honda, che partecipa a questa gara finale per portare avanti lo sviluppo e soprattutto per preparare il programma dei test che si sono svolti ieri. Nell'FP2 abbiamo avuto il completamento degli exploit di Ogura, che fa primo, secondo Pecco e terzo Bez. La cosa interessante da notare è che Valencia è un circuito molto particolare. Per il pubblico è bellissimo perché è fatto come se fosse un'arena, quindi stile stadio, si può vedere quasi tutto il circuito da praticamente ogni dove. Per i piloti invece è un po' complesso, soprattutto in questi periodi qui. Fuori stagione, perché il circuito è situato non troppo lontano dal mare, è in un posto nel quale c'è un sacco di escursione termica. Infatti la FP2 sabato mattina eravamo tutti con la giacca perché c'erano 13 gradi d'asfalto. L'altra cosa importante è che fuori stagione, quindi all'inizio, a marzo o alla fine, adesso a novembre, c'è veramente poca luce. Essendo il circuito di Valencia situato in una buca, ci sono moltissime parti all'ombra che sono molto infami. Tra l'altro poi venerdì c'è stato quel problema alla curva 6 nel quale alcuni piloti di Moto2, tra cui Sasaki e Huertas, si sono fatti male perché pare siano rimasti dei residui di sapone che hanno utilizzato quelli del circuito per lavare la gomma vecchia. Dico, basterebbe l'idropulitrice senza sapone. Però, vabbè. Quindi, situazione fredda e un po' infame a causa dell'ombra e della poca luce, sia la mattina presto che la sera tardi, e nel costruire il weekend l'FP2 è un turno molto importante nel quale devi provare delle cose, ma non puoi sbagliare perché poco dopo hai la qualifica, quindi se distruggi la moto, va bene che in MotoGP c'è la seconda moto, però non è bene per te. Comunque, alla Q2 della Q1 passano solo Zarco e Fernandez, mentre per la griglia di partenza pole position di Bez, poi Marquez di Giannantonio, Fernandez, Acosta, Quartararo, Morbidelli, Miller, Aldeguer, Joan Mir, Zarco e Ogura. È vero che Valencia non è un circuito grandissimo, soprattutto per la MotoGP, quindi più piccolo è il circuito, più i distacchi sono minimi, però avere 5 piloti in 96 millesimi mi sembra una roba incredibile, veramente incredibile. Arriviamo alla sprint race e tutti ci aspettavamo una vittoria in stile Portimao di Bezzecchi, e invece, come lui ha dichiarato, qualcosa non ha funzionato nel primo giro, è partito malissimo e poi non è più riuscito
riuscito a recuperare. Tra l'altro Valencia è anche un posto nel quale è veramente difficile sorpassare, perché sì, hai un sacco di frenate che sono delle mezze frenate, anche se la pista non è grandissima, le curve si percorrono a velocità abbastanza interessante, quindi è sempre difficile trovare il posto dove infilarsi, e appunto ci ha messo una vita a superare Quartararo, che stava facendo la sua bellissima gara, e poi lì è rimasto. La testa della corsa l'ha presa Alex Marquez e nessuno ha avuto la possibilità di poterlo infastidire. Infatti Pedro è rimasto lì tutta la gara senza poi riuscire mai realmente ad attaccarlo, mentre Digia ha fatto una bellissima gara in rimonta trainato da Fernandez, che alla fine non ne aveva più. Infatti quando poi l'ha passato Digia gli ha anche dato un secondino di distacco. Martin abbastanza bene, era 11° fino a quando ha sbagliato e alla fine è arrivato ultimo perché, come ha detto, non voleva rischiare, è arrivato un po' lungo, ha tirato immediatamente dritto piuttosto che rischiare di inserire la moto, cadere, e piano piano ha rimontato fino a quasi prendere Chantra. Fuori le due Honda perché Mir ha avuto un eccesso di confidenza e ha tirato giù il suo compagno di squadra Luca Marini, peccato perché stavano facendo una bella gara tutti e due, mentre le Ducati Lenovo due gare molto opache perché Pecco chiude 14° a 11 secondi da Marquez vincitore e Bulega pochissimo dietro, e tra loro due nel mezzo solo Rins. Condizioni molto simili anche per la gara lunga e la storia è cambiata. Aprilia primo e secondo, vince Bez con una gara stratosferica, in scia lui, secondo Raul Fernandez, terzo sul podio sempre Fabio Di Giannantonio, e è brutto da dire, fuori dal podio quarto Pedro Acosta, che cerca di fare miracoli con quella moto ed è abbastanza evidente che ancora qualcosa gli manchi rispetto a Aprilia e Ducati. Quinto Aldeguer, sesto il vincitore della sprint di ieri, che non è riuscito a replicare la stessa performance e ha fatto un po' di fatica, ovvero Alex Marquez. Ma le cose interessanti della gara lunga non sono quelle, perché è stata condizionata da due episodi che secondo me uno è assurdo e l'altro mi ha fatto pensare. Prima di partire abbiamo visto tutti quello che è successo con l'incidente di Morbidelli che tampona Leish, cioè ha dell'incredibile. Tra l'altro durante il weekend Morbidelli aveva fatto la dichiarazione: ho visto dei sorpassi alla Morbidelli non fatti da Morbidelli, e l'unica parola che conta è quella di Crafar. Sì, perché Crafar lo ha attenzionato, quindi adesso facciamo la dichiarazione gentile. Comunque, contatto fra i due, Aleix tranquillamente nella sua casella fa lo stoppi per inserire il partenzino e dietro Morbidelli lo tampona, cade, si frattura la mano, poi l'ha scoperto dopo. Tra l'altro chi poteva tamponare? Uno con il quale ha sempre avuto da dire, ovvero Aleix, che in questo caso non gli si può nemmeno dire nulla. Ma la cosa che mi ha lasciato basito è stata che quando è tornato al box per ripartire ha fatto vedere la mano alla telecamera, cioè era anche quasi scocciato, come se non fosse colpa sua. Io credo che quel posto sia un posto da lasciare libero per qualche giovane, e avete visto all'inizio del video che abbiamo parlato di Miguel Oliveira dicendo che non tutti hanno determinate possibilità, e analizzando un po' le carriere di alcuni piloti, se guardiamo cioè ad esempio Aaron Canet, che ha vinto ad esempio molto più di Digia negli anni della Moto2 ma non ha mai avuto la possibilità. Manu Gonzalez sicuramente meritevole, sono già stati attenzionati anche i vari Alonso, Olgado e anche se un po' presto Máximo Quiles, che è managerato dai Marquez. Non sappiamo come andrà, ma sicuramente io credo che almeno che Morbidelli non faccia una stagione fuori di testa l'anno prossimo, finita l'epoca Michelin, non trovi una sella per il 27. Magari mi sbaglio, ma è il mio pensiero. Mentre l'altra cosa che mi ha fatto pensare è la caduta di Pecco. Prima abbiamo parlato di quanto sia alto il livello di avere 5 piloti in 96 millesimi, e spesso chi magari non è molto esperto pensa che chi vince è un fenomeno, chi fa 20° è un brocco. In realtà a quel livello lì sono tutti degli ottimi piloti, e oltre alla capacità tecnica di guida, la cosa che fa la differenza è l'approccio e la testa. L'entrataccia di Zarco su Bagnaia l'abbiamo vista tutti, anzi non era Bagnaia, era su due piloti e poi anche Pecco che era l'ultimo, quindi quello più avanti. Tra l'altro peccato perché Pecco aveva fatto una partenza incredibile, ottimo riflesso. Pecco evita Zarco che ormai era arrivato lunghissimo, per questa manovra obbliga Pecco a entrare nella ghiaia, cade piano, ormai era fermo, la moto si appoggia, cioè non è possibile che si sia rotto qualcosa tranne una letta, magari mi sbaglio. E la cosa che non ho capito è perché non si sia rialzato. Certo, la ghiaia alla 4 è profonda, lo sappiamo tutti, però rialzi la moto, i Marshall ti danno una mano, cerchi di rientrare, perché portare la moto al traguardo è sacro per il pilota, quindi vederlo rassegnato in quella maniera, cioè non ha nessuna colpa fino al momento in cui non ha rialzato la moto, o almeno non ci ha provato. Durante questa stagione, ma anche negli anni passati, quando abbiamo visto cadere Marquez, Pedro Acosta, Bezzecchi, ho tutti i ricordi di piloti che corrono immediatamente alla moto, cercano di rialzarla in tutti i modi. Pecco, cioè ormai la ghiaia lo aveva rallentato, era quasi fermo. Non è possibile non terminare una gara, anche se non serve a niente, anche se è l'ultima, ma è sacro portare a termine e sotto la bandiera a scacchi la moto. Ovvio, ci devono essere
essere le condizioni di sicurezza, ma mi sembra che la moto, magari mi sbaglio perché ovviamente non l'ho vista da vicino, ma non avesse eccessivi danni, anche se pensiamo a un Marquez che con la caduta di Austin la moto è scivolata 500 metri sul bagnato e lui ha fatto mezza gara senza pedana, o lo stesso Espargarò che dopo il contatto con Morbidelli ha corso tutta la gara con scarico piegato, la pedana piegata e poi si è ritirato perché la pedana ha ceduto, ma si è ritirato al 25esimo giro. Lo so che qualcuno criticherà e dirà non c'era niente da fare, non aveva nessuna colpa, tu che chi sei per giudicare, però se siete stati attenti non abbiamo parlato dell'episodio nel quale hanno lasciato senza benzina Pecco nella Q1. Ora, tralasciando il fatto che la squadra ufficiale non dovrebbe fare questi errori, siamo tutti umani. Comunque, se avesse avuto la benzina non sarebbe cambiato niente, perché con i tempi che hanno fatto Fernandez e Zarco non sarebbe riuscito ad accedere in Q2. Ma perché secondo me sono molto correlati i due eventi? Perché se tu arrivi al box e giustamente ti arrabbi perché non c'è la benzina, nel momento in cui devi fare il giro veloce, è giusto che tu lo faccia e quindi è giusto che tu pretenda il massimo dalla tua squadra. Ma se invertiamo i ruoli, quando io sono al muretto, voglio vedere un pilota che se capita una scivolata, una cavolata, devi rialzare la moto e portarla al traguardo. Questa è la mia umilissima opinione. Comunque, sicuramente ci sarà il tempo per pensare, per riposare, anche perché 22 gare all'anno sono fin troppe a livello mentale per un atleta e soprattutto ci sono stati i test ieri che adesso andiamo a vedere. Ma prima facciamo un piccolo recap per andare a vedere la classifica di campionato che possiamo consultare tutti ovunque, ma quali sono le cose interessanti da notare? Che abbiamo una Aprilia sul podio della classifica generale con Bezzecchi terzo, Acosta quarto con la KTM, che è un risultato visto anche come è andata la moto, la crisi di KTM nell'inverno scorso, soprattutto non lontanissimo da Bezzecchi, è un risultato stratosferico. Pecco quinto, lo sapevamo che avesse perso il terzo e quarto posto, interessante, Raúl Fernández decimo con un finale di stagione veramente incredibile. Altre cose interessanti sono la 12ª posizione di Zarco, che è la prima delle Honda in classifica davanti a Luca Marini di pochissimo, e Joan Mir che nel finale di stagione è stato molto competitivo e che con il 7° posto di Luca Marini in questa gara, l'ultima gara, la Honda perde una classe di ranking per quanto riguarda le concessioni, quindi passa dalla classe D alla classe C, quindi fondamentalmente possono usare meno gomme, possono testare meno solo in alcuni circuiti e non possono più far guidare chiunque. Tra l'altro sapete benissimo che sono andato a Valencia e c'era tanta curiosità per i test, per il futuro, ma soprattutto io vi posso dire, questo non lo so ma è una sensazione, secondo me l'anno prossimo avremo qualche cambio di casacca a livello di team, intendo che cambieranno il costruttore, come ad esempio ha fatto Pramac che l'anno scorso è passato dalla Ducati alla Yamaha. Detto questo, andiamo a vedere i test, che cosa è successo, perché tanta carne al fuoco per l'esordio di Diogo Moreira, campione del mondo Moto2 con Italtrans, esordio di Toprak con tutti gli altri piloti, e altra cosa interessante, la moto lasciata libera da Morbidelli con l'infortunio di incidente nella griglia di partenza è stata guidata da Celestino Vietti. Come è andata? Sicuramente sulla falsa riga di quello che è successo nel weekend, quindi Aprilia e Ducati molto competitive, ma soprattutto 1 e 2 Aprilia, Fernandez primo, Bezzecchi secondo, Alex Marquez terzo. Ducati e Aprilia si sono concentrate su prove di aerodinamica, con Aprilia che ha provato una configurazione completamente diversa da quella attuale e tutte le case hanno portato particolare sviluppo sui codini e su quei deflettori nella parte bassa della vasca che servono a fare l'effetto solo e che aiutano la moto a girare. Quartararo ha riprovato il V4 e ha dichiarato le solite cose, nel senso che manca ancora un po' per essere competitivi a livello di Ducati e Aprilia. Molto positivo secondo me l'esordio di Toprak, che se l'è presa estremamente con calma. Tra l'altro io ho guardato tutta la sessione, tutte le ore dall'inizio alla fine, sembrava veramente in difficoltà nella prima parte, gli mancava angolo di piega, ma dopo 1-2 run ha subito preso confidenza e a livello di velocità pura ha girato soli 6 decimi da Quartararo ed è andato anche più forte di Rins e di Miller. C'è da dire che il giro veloce è una cosa mentre poi il passo è un'altra. Infatti tutti gli altri giri erano un po' più lenti rispetto ai piloti come magari Rins e Miller che hanno più esperienza, e Diogo Moreira è il pilota che ha girato più di tutti, 57 giri, e comunque ha chiuso a 1 secondo e 8 da Raúl Fernández nella sua prima giornata in MotoGP. Chi invece a cronometro è andato fortissimo è Bulega, che tra l'altro ha sbagliato l'ultimo settore nel giro veloce, se no avrebbe potuto scalzare Fermín Aldeguer dalla 4ª posizione nella classifica dei test. Anche Jorge Martín, una giornata a prendere confidenza dopo l'infortunio senza strafare. E come è andato Celestino Vietti? Non fortissimo, perché ha preso 3 secondi da Raúl Fernández, ma ha girato veramente poco, ha fatto 21 giri ed era semplicemente un assaggio di MotoGP, non doveva fare test per performare, quindi va bene così. Ora, la domanda la so già, ma quindi lo strafenomeno Diogo Moreira va meno di Toprak e di Bulega? C'è da dire
dire una cosa, che tutti questi 3 piloti vengono da un percorso con Pirelli, perché anche la Moto2 adesso è Pirelli, quindi la gomma è uno scoglio per tutti, imparare con la Michelin. Il vantaggio che hanno Toprak e Bulega è che hanno guidato delle moto molto più potenti che, per quanto possono essere diverse dalla MotoGP, il fatto di avere molti cavalli rende l'accelerazione o quello che fai nella fase di pick-up molto più simile rispetto al paragone con la Moto2. Poi ovviamente per tutti c'è lo scoglio dei controlli, dell'abbassatore, eccetera eccetera. Poi nello specifico caso di Diogo Moreira le parole precise non le sappiamo, ma nel box anche a gesti si vedeva che stavano cercando di spiegargli appunto l'approccio alla frenata, che è appunto proprio un cruccio importantissimo della MotoGP per via dei freni in carbonio correlati alle gomme Michelin, che sono completamente diverse, richiedono un tipo di frenata diverso rispetto a una gomma estremamente differente come la Pirelli. Una cosa molto interessante da notare è il fatto che abbiamo visto Bulega fare 2 wildcard e migliorare sì ma non troppo, mentre nei test ha fatto uno step incredibile a livello di lap time. E perché succede? Succede perché alle gare, come già spiegato nel video scorso, non c'è fra virgolette la possibilità di migliorare, perché è un qualificati per questo, qualificati per quello, gomma performance, quindi il pilota non ha tempo di provare, mettersi lì a capire cosa serve, cosa può essere utile per andare più forte, e nei test Bulega ha avuto la prima occasione per mettersi con calma e dedicarsi alla MotoGP, perché ricordiamo ha fatto 30 giri a Jerez dopo la pioggia, poi 2 gare senza neanche sapere nulla, e poi oggi era la prima occasione nella quale ha avuto la possibilità e ha dimostrato veramente un potenziale molto alto. Vale lo stesso discorso per Toprak, ovviamente le condizioni sono diverse, cioè uno guida una moto estremamente a posto, campione del mondo, competitiva. Yamaha è l'unica casa rimasta con il ranking più basso di concessioni e sicuramente nell'otto è quella più in difficoltà. Tra l'altro l'anno prossimo sarà l'ultimo anno delle Michelin. Avete visto che lo dico meglio, non dico più Michelin, perché mi hanno anche corretto, cioè c'è la gente che non parla l'italiano, io ho sbagliato a dire Michelin. Cambieranno le gomme, ci sarà la riduzione dell'aerodinamica, cambieranno i motori, passeranno 800 e soprattutto vedrete che con il cambio regolamentare avremo anche un grande movimento di mercato piloti. E adesso vi lascio con un compito, che è quello di darmi la vostra previsione sulle pedine che si muoveranno dall'anno prossimo in poi, perché ad esempio Quartararo, se Yamaha non riuscirà a fornirgli una moto competitiva, rimarrà. Morbidelli troverà una sella per il 2027. Pedro Costa, stesso discorso di Quartararo, KTM riuscirà a dargli la moto che ha bisogno per vincere? Siamo sicuri che Marc Marquez rimanga in Ducati? Bene signori, noi siamo arrivati alla fine di queste 22 estenuanti gare di MotoGP, 22 estenuanti video da produrre. Scherzo, comunque mi piace molto ed è una cosa che ho sempre seguito anche prima di fare il post MotoGP, quindi grazie per aver guardato la serie e io vi ricordo sempre di iscrivervi, mettere like, condividere e supportare quello che faccio. Ciao!